Ragazzi, questo è uno dei video più attesi, il video numero 7, ovvero la completa configurazione dell'inverter toroidale, quello che oramai viene chiamato sul canale il bestione arancione. Ebbene, la configurazione totale di questo pannello, di questo schermo che risulta essere modello Voltronic, la configurazione di questo che va bene sia per questo toroidale che anche per gli ibridi, perché è praticamente uguale. Chiaramente il tutto in funzione di questo impianto specifico. Ve lo ricordo, questo è 6 kW, 48 volt, con 14 e passa kWh di batterie LiFePO 4 e sul tetto ci sono 3 kW di pannelli fotovoltaici. Ovvero questa configurazione che oramai sta viaggiando lineare da una settimana, forse 8 giorni, non è stata più toccata perché dopo un po' di affinamento ho capito qual è l'ideale per questa configurazione. Cosa significa? Che nel vostro caso la vostra configurazione può seguire questa, ma vedrete che dovrà forse adattarsi a seconda di quanti pannelli avete in più o in meno, della posizione se è sud, sud-est o ovest. Quindi questi piccoli cambiamenti o grandi cambiamenti nell'impianto vi obbligheranno a ritoccarla, ma avendo questa linea guida che può essere anche rispettata nella sua totalità, avete un punto di riferimento molto forte. Quindi andiamo a vedere questo, ovvero la configurazione dello schermo che guiderà tutto l'andamento dell'inverter, e insieme ci sarà anche finalmente questo SSR che io chiamo versione definitiva. Molto onestamente ancora qualche discrepanza c'è. Voi lo sapete che su questo canale non si raccontano cose per convincere, ma si fanno dei test per andare nella direzione giusta. Per quanto riguarda lo sgancio dei pannelli, sto lavorando ancora per cercare di eliminare il BMS, per cercare un sostituto, e siamo anche lì vicino a un sostituto valido, però ancora troppo costoso, come menzionavo un paio di video fa. Ora, abbiamo finalmente l'SSR alimentato da 48 volt, tutto funzionerà lineare, configurazione di questo, e questo è il video numero 7, ragazzi. Ci sarà l'8, il 9 e il 10, culminerà poi con questa pala eolica che già funzionate, ma non voglio anticiparvi nulla fino al 10, vi faccio soffrire. Ragazzi, buona visione, attenzione a quello che fate, parliamo di corrente, avvaletevi di esperti e iscrivetevi al canale. Allora ragazzi, prima di effettuare i settaggi, cominciamo a fare una carrellata con l'inverter per vedere da acceso come si comporta nei vari step di potenza. Buona visione in questi pochi fotogrammi che servono a capire questo inverter di potenza, come si comporta a circa 2, 3, 4 kW. Qua ragazzi vediamo una cosa molto interessante. A 1,8 kW, visto che la temperatura non è elevata, spenta pure la ventola. E stanno andando 1,8 kW nella rete di casa ovviamente, e questo 1,8 kW silenziosamente, senza che la ventola faccia nessun rumore. Abbiamo visto che si comporta benissimo, è molto silenzioso, le ventole sono spente sino a una certa soglia, solo quando scalda, ma scalda leggermente, perché non ho mai visto temperature superiori ai 35 gradi, cioè il nulla. Ebbene, andiamo avanti vedendo altri fotogrammi che servono a farci capire gradualmente questo inverter. L'impianto è partito oramai da un'oretta e qui sto assorbendo, come potete vedere, intorno ai 3 kW, anzi 3 kW precisi. Andiamo a misurare adesso tutte le temperature di tutte le connessioni. Iniziamo con lo shunt. Temperatura shunt, siamo a 17 gradi, cioè niente. Proseguiamo con i busbar, quelli di alluminio che vi avevo detto che avevo fatto per prova. Busbar, 16 gradi. Facciamoli tutti, tanto la massima temperatura me la segnerebbe, quindi seguiamo tutti i busbar col puntatore laser e vediamo che sono tutti intorno ai 15-16 gradi, eccoli qua, e la temperatura massima che vedete è 16,4. Misuriamo le batterie ovviamente, ma se i busbar sono freddi di conseguenza. Batterie ancora meno ovviamente, intorno ai 15-16 gradi. Fantastico.
Vediamo i condensatori dell'equalizzatore attivo. 16, 17, tutta questa fascia e quest'altra. È arrivato a 19,8, qualcuno che sta lavorando, ma siamo ovviamente a 19-20 gradi. Vediamo all'interno del BMS. Le alette di alluminio segnano assolutamente niente e vi faccio vedere in diretta che stiamo andando ancora a 3 kW. Siamo a 2,829. Fantastico ragazzi. Guardiamo le barre equipotenziale. Fermissimo. Anche le connessioni bulloni 16 gradi. C'è uno spettacolo. I cavi 16 gradi. Dopo un'ora è tutto rigorosamente freddo. Vediamo adesso lo stacca batterie, che di solito questi sono di bassa qualità. Sto andando sotto per entrare nelle connessioni e anche qui 15,7, 15,9. Che dire di questo spezzone? Abbiamo visto anche i busbar di alluminio, quelli che vendono di solito più economici, di serie, funzionano benissimo, ma noi siamo pignoli, li abbiamo messi di rame, addirittura argentato, in un video che farò nella cosiddetta evoluzione dell'impianto, migliorie e pignolerie. Però abbiamo visto qua tutto freddo, con la pistola termica tutto veramente a 17, 18, 20 gradi. Anche il BMS come si comportava bene dopo che abbiamo sostituito i cavi, soprattutto ancora meglio. Ebbene, con le piombo era totalmente diverso. Questo era molto più difficile, questa stabilità, la stabilità di funzionamento delle tensioni con le litio riusciamo ad ottenere, questo perché erogano veramente tanta potenza. Vi ricordate i video, la serie 12 volt 3 kW dedicato alla casa parziale, ovvero attaccare le cose di emergenza come frigorifero, luci, oppure sui camper, sui mezzi mobili o in baita? Ebbene lì nella 12 volt quando tiravamo 1600 watt, 2000, 2500, 3000 i cavi scaldavano. Ecco perché consiglio la 12 volt per impianti parziali, un off-grid parziale, oppure per una casa in emergenza, frigorifero, televisione, luci, ma non i grandi carichi. Se andiamo sui grandi carichi e vogliamo alimentare tutta casa, dobbiamo andare sulla 48 volt, perché come avete visto in questo video è tutto freddo. Cavi, i busbar, il BMS, tutte le giunzioni, tutti i bulloni, cioè è tutto veramente a temperatura ambiente. E ricordate che le batterie io le ho messe in una temperatura di 15-16 gradi, che è l'ideale per le LiFePO 4. Non dobbiamo mai esporle a temperature come i 35 gradi, questo purtroppo lo sanno anche i cari amici dei camper, dei mezzi mobili, dove in estate raggiungiamo temperature elevate. Sì, ma è solo per un paio di mesi, qualcuno dice. Per un paio di mesi abbassiamo la longevità. Ci sono poche soluzioni, lo posso capire, si possono mettere dei gavoni con delle ventole, piuttosto che quando abbiamo l'aria condizionata cerchiamo di buttare anche lì una bocchetta. Ognuno di voi si sta inventando un po' come meglio crede, come meglio riesce. Anch'io ho dato tanti consigli a tanti amici dei camper, però purtroppo il discorso di temperature troppo alte sulle batterie LiFePO 4 ha un'incidenza sulla longevità notevole. Ovviamente vanno utilizzate, ma questo ci pensa il BMS a staccare, vanno utilizzate fino a 1 grado, 2 gradi, 3 gradi, perché se vengono caricate al di sotto di questa temperatura, cioè intorno allo 0 gradi, le batterie si rovinano in maniera permanente se vengono caricate. Invece se vengono utilizzate senza carica, possono essere utilizzate anche a temperature ampiamente sotto lo 0. Il BMS, in base alla taratura, in base alle impostazioni che mettiamo noi, a gestire questa emergenza, e lo vedremo nel prossimo video, dove parleremo sia del regolatore di carica che del BMS. Ed eccoci adesso a tirare a 4 kW e mezzo quasi, ecco qua, 4,5, cioè veramente batteria che regge 49,8 tranquillamente. Siamo a 4 kW e mezzo di assorbimento oramai da tempo, e siamo senza ovviamente i pannelli fotovoltaici. Questa è solo una diretta da inverter, perché
Adesso è sera e non sono ovviamente funzionanti. Ottimo, 4 kW e mezzo senza batterci. E qui voglio semplicemente ribadire il concetto che ho detto pochi minuti fa. Con 4 kW e mezzo, batterie scariche, quasi passaggio alla soglia, cioè alla rete, eppure tenevano totalmente i 4 kW e mezzo. Andiamo avanti, ragazzi. Una dimostrazione di forza dell'inverter sta anche nel fatto che con batteria oramai prossima allo zero, siamo a 48.2 volt, riesce a tenere tranquillamente quasi 5 kW. Ovviamente si è acceso il lampeggiante perché era stato impostato come segnale di allarme, ma non si sta sganciando dalla batteria, sta erogando 5 kW, quasi un po' meno, continuamente. Nonostante quindi la batteria sia scarica, l'inverter regge e mantiene stabile la tensione erogando 4,8 kW. Beh ragazzi, qui abbiamo visto veramente la sua potenza. Con le batterie scariche manteneva tutta la potenza che doveva erogare. Quando eravamo ai tempi delle piombo, come scendevano le batterie? Scendeva la tensione, scendeva la capacità, ebbene, se c'erano carichi importanti, la tensione precipitava. Invece qui, fino alla soglia di sgancio, cioè passaggio alla rete, 48 volte, ebbene eravamo 48,5, 6, 2, e lui teneva sempre i kilowatt che doveva tenere. Questa è una caratteristica importante delle batterie, che riuscivano ad erogare all'inverter tutto ciò che lui chiedeva. Andiamo avanti. Sono le 11 di mattina e vediamo che il monitor dello shunt segna 1500 watt sulla parte destra inferiore. Questa non è la produzione, perché la produzione è 2100 watt, ma sottratto il consumo che in questo momento sta avvenendo in casa, arriviamo a 1500 watt in ingresso. Quindi stiamo producendo 2100 e vediamo le temperature dei vari componenti a che punto si trovano. E partiamo quindi dal B-, con la pistola laser misuriamo precisamente 29 gradi dalla batteria passando per lo shunt. Se andiamo sul P-, la temperatura è 22 gradi, quindi leggermente inferiore, e se andiamo all'interno del BMS misura circa 36 gradi, quindi il passaggio della corrente lo sta portando in temperatura. Qui siamo arrivati a 45, quindi adesso dovrebbe partire la ventolina stessa, magari riusciamo a vederla anche in diretta, perché la temperatura massima, ovviamente a seconda del punto in cui vado a misurare con laser, c'è una temperatura diversa, ma che arriva a un picco su questo allineamento di 45 gradi. Ecco, è partita in questo momento la ventola che deve andare a dissipare. Ebbene, questa rimarrà accesa circa un minuto, ho già visto nelle partenze precedenti, e andrà a dissipare completamente quei pochi gradi che ci sono, portandola fino ai suoi 28-30 gradi. Quindi parte intorno ai 45 e si ferma a 28, quindi mantiene tutto il dissipatore in alluminio interno alla giusta temperatura di funzionamento. Questa è una cosa importante. Io ho posizionato anche se non serve, di fronte all'uscita i condensatori del bilanciatore. In questo modo anch'essi prenderanno dall'uscita dell'aria, piglieranno una sorta di vento che, insomma, secondo il concetto del non si sa mai, potrebbe essere utile a raffreddare anche loro nel caso in cui stiano bilanciando in maniera prepotente. Ho voluto fare una modifica nell'impianto per testare se è meglio che lo shunt sia come era prima sul B- del BMS oppure sul P- del BMS, ovviamente girato al contrario perché bisogna seguire anche il B e il P dello shunt. A questo punto vedo che la situazione è identica, nel senso che il BMS, che faceva piccole problematiche di verifica, le fa lo stesso, quindi era una questione legata al BMS e non al posizionamento dello shunt. L'unica differenza è questa, che mettendo sul P-, cioè in uscita, il nostro dispositivo column meter, cioè lo shunt, noi abbiamo la stessa tensione, 52,40,
che misuriamo poi su tutto il resto dell'impianto, cioè sul regolatore di carica solare e sull'inverter. Quindi abbiamo 3 tensioni uguali. A motivo del passaggio dal BMS, la tensione sul BMS, quindi sul dispositivo Bluetooth, va a scendere leggermente. A questo punto preferisco ripristinare com'era, perché i 2 meccanismi di controllo, cioè lo shunt e il BMS, avranno la stessa tensione, che riceve un'influenza negativa in discesa da parte del BMS, e gli altri 2 meccanismi di produzione, ovvero il regolatore solare e l'utilizzatore inverter, avranno la stessa tensione. Questo lo preferisco per una questione di settaggi ed è una cosa inevitabile, perché ovviamente nel passaggio attraverso il BMS nei vari meccanismi elettronici interni c'è una caduta di tensione non provocata dalle connessioni quanto dall'elettronica interna. Ecco, qui ho voluto fare questo esperimento per rispondere ad alcuni di voi amici del canale che mi chiedevano: ma lo shunt va messo in uscita dalla batteria per primo o dopo il BMS, ovvero il BMS, il B- attaccato alla batteria prima dello shunt, e quindi lo shunt al P-? Ebbene, ho voluto fare queste 2 prove: BMS per primo o shunt per primo. Non cambia nulla. Non cambia nulla nella sensibilità, nel passaggio delle correnti, nelle temperature. L'unica cosa è che ho preferito metterlo prima, cioè batteria polo negativo shunt, e poi il B- del BMS attaccato al P- dello shunt, perché in questo modo lo shunt mi misura anche la corrente che passa nel BMS. È una questione di precisione in termini di veramente di pochissimi ampere, milliampere. Però in questo modo, visto che non c'è un'interferenza, e rispondo semplicemente ad alcune domande che mi avevano fatto riguardo a questo aspetto, cioè shunt per primo o BMS per primo. Decidete voi, io l'ho messo per primo lo shunt. Per realizzare quindi questo riduttore di tensione che porterà dalla 48 volt alla 12-14 circa, utilizzeremo questi diodi. Io ne ho sempre in abbondanza perché sono sempre comodi, e li piegheremo in questo modo e andremo ad attaccarli destra e sinistra su questo PCB 1000 fori. Li saldiamo e ne posizioneremo uno in un senso e uno nell'altro senso. Andiamo e ritorniamo qui al lavoro finito. E questo è il lavoro finito. Tutti i diodi sono stati saldati e il punto di partenza del polo è questo qui. Destra, sinistra, salgono fino a qua, poi passano di là, destra, sinistra, riescono da quest'altro punto. Se guardate dietro la saldatura, sono consecutivi, vedete? Ed ecco le modifiche effettuate all'impianto. Innanzitutto ho messo un coperchietto che copre lo stacca batteria affinché non avvenga uno stacco occidentale. Se poi andiamo nella parte superiore, vediamo che ho connesso direttamente il negativo e il positivo alla 48 volt. A questo punto saliamo e vediamo il posizionamento dell'SSR. Questa volta l'ho cambiato, ne ho messo uno più potente da 400 A con una letta di raffreddamento molto più importante. Ecco che se ci avviciniamo vediamo il funzionamento globale. Qui abbiamo posizionato, come vedete ragazzi, il nostro riduttore di tensione semplicissimo fatto di una serie di diodi. Sono per la precisione 48 e la letta di raffreddamento, la vediamo dall'alto, è sicuramente più importante di quella precedente. In questo modo le temperature sono sotto controllo. Vediamo qui. Dal fotovoltaico stanno entrando 2 kW di potenza dai pannelli e dopo un'ora la letta di raffreddamento misura 27 gradi e mezzo, praticamente fredda. E questo è eccezionale. Abbiamo raggiunto lo scopo, abbiamo montato l'SSR
su un dissipatore più grande che dissipa meglio e abbiamo alla fine questo risultato che è veramente eccezionale. In questo spezzone di video abbiamo visto finalmente l'SSR alimentato direttamente dalla 48 volt. Ebbene, nei video precedenti, qui rettifico, avevo utilizzato l'SSR con 4 celle in modo da alimentarlo direttamente a bassa tensione. Però cosa succedeva? Che quando l'inverter era alimentato a batteria, nel momento dello sgancio, che sia lo staccabatteria o che sia il BMS, si spegneva tutto. Ma nel momento invece in cui l'inverter era alimentato dalla rete, ebbene l'inverter generava lui la tensione che alimentava sia l'SSR che il regolatore di carica solare dell'iPever, e quindi in realtà col BMS che sganciava non si sganciava né l'SSR né l'iPever. Questa anomalia, che faceva comunque funzionare il tutto, è completamente anomala e non dipende dal relay che ho messo io, dipende dal fatto che c'è una connessione alla rete dell'inverter, quindi è un'anomalia irrisolvibile. Però ho preferito a questo punto eliminare le 4 celle e alimentare direttamente l'SSR da positivo primario e negativo primario. Avete visto che vanno direttamente negli equipotenziali, e l'idea dei diodi in serie, io ne ho messi 48, ho preferito la 48 giusto per rispettare, come poi si discuteva con alcuni amici del canale, per rispettare l'idea dell'impianto a 48 volt. In questo modo la tensione scende a 20 volt. Perché ho fatto questo? Perché il relay funziona da 3 a 32 volt, ecco perché nella 48 volt c'era questa anomalia. Mettendo questi piccoli diodi tutti in serie in questa schedina PCB, la 1000 fori eccetera, avete visto che la tensione è scesa, quindi poli primari positivo negativo, tutti i diodi in serie, la tensione è a 20 volt, l'SSR funziona perfettamente. In un video avevo attaccato anche la ventolina, che qui non serve più, in quanto avete visto che questo dissipatore è sovradimensionato. Tenete presente che il consumo su un impianto da 3 kW come il mio è di circa 25-30 watt, che non sono tanti. Preferisco salvare i pannelli togliendo 30 watt alla produzione oraria. Questa per una scelta personale. Nel tempo vedremo anche altri tipi di sgancio. Io con l'SSR qui voglio chiudere una parentesi perché il canale non rotea intorno all'SSR. Vedremo altri tipi di sgancio che saranno effettuati con le bobine di lancio piuttosto che i magnetotermici. Ci sono varie situazioni. L'altra volta avevo parlato anche del GVL. Insomma, ognuno poi si arrangerà come meglio crede, seguendo poi le direttive di questo canale e le mie sperimentazioni. State seguendo questa linea. La cosa ideale sarà, lo ripeto da sempre, togliere il BMS e avere delle protezioni totalmente diverse. Però questo è un discorso che vedremo più avanti. Andiamo avanti con gli ultimi fotogrammi molto interessanti. Andiamo avanti ora con lo scopo primario di questo video, cioè il settaggio di tutti i parametri di questo inverter. Lo vedrete, ve lo anticipo, è facile, poche cose, però spiegate acquistano un valore più importante, perché arrivarci da soli a volte può essere difficile, ma in questo video voi vedrete con quanta semplicità riusciamo a programmare tutto l'inverter in funzione del nostro personale utilizzo, e vediamo tutti i dettagli nei prossimi spezzoni di video. Iniziamo quindi la configurazione del nostro inverter. Stiamo parlando quindi di 6 kW, 12 kW di spunto, 48 volt l'impianto in generale, connesso a una batteria da 280 A, 16 celle, quindi sono 14 e passa kWh di capacità. Premendo il tasto Enter di destra si entra nei parametri. Il primo 00 non ci interessa, ESC è la possibilità, quindi una volta finito di effettuare tutte le modifiche, schiacciando ESC usciremo da questa videata tornando a quella generale. Quest'altro parametro, lo 01, significa Sun Battery Utility, SBU. In questo modo l'inverter preleva prima dal sole, poi se non c'è abbastanza sole o se non c'è più sole preleva dalla batteria
e per ultimo dalle utility, cioè dalla rete. In questo modo stiamo dando la priorità ai pannelli fotovoltaici e alla batteria. La rete diventa solamente un'emergenza. Quindi in questa impostazione siamo off-grid, siamo con utilizzo totale delle batterie. Se invece mettessimo qua UTI, avremmo priorità alla rete e la batteria diventerebbe solamente un supporto da utilizzare in caso di emergenza. In questo caso l'impianto non sarebbe più un off-grid, un impianto a isola, ma sarebbe un impianto UPS. Qui abbiamo visto la prima funzione, la SBU. Significa, e l'avete sentito nel video, precedenza totale a sole e batterie. Ma se stiamo andando alla rete dobbiamo settare anche la UTI per non andare ad assorbire troppa corrente, 2,5 kW, ma neanche troppo poca. Oppure se abbiamo uno di questi bestioni sul camper e siamo in colonnina dove abbiamo un limite di 1000 watt, dovremo settare meno ampere. Quindi decidiamo noi la funzione utility, come utilizzarla. Se deve essere un inverter UPS, cioè vado sempre a rete, utilizzo le batterie in emergenza, o come lo scopo di questo canale utilizzo al contrario sempre le batterie e quando non ho più batterie utilizzo la rete o il generatore. Io nel caso del generatore ho messo 50 ampere, quindi il mio è impianto off grid, la rete è solamente un'emergenza e posso accendere il generatore e caricare in maniera autonoma le mie batterie. A voi la scelta. Il parametro numero 3 riguarda il tipo di apparecchiature che dobbiamo attaccare. Io ho impostato APL perché APL significa il range di utility abbastanza ampio, posso attaccare qualsiasi tipologia di elettrodomestico. Invece se mettessi la funzione UPS si restringe il range di utilizzo ed è più indicato per chi usa solamente apparecchiature elettroniche come i computer. Andiamo avanti, questa è la funzione Power Saving Mode, cioè se dobbiamo utilizzare l'inverter, quindi il nostro impianto in maniera stabile, in maniera permanente, consiglio di impostarlo così, perché significa che il Power Saving Mode, cioè il salva energia, è disabilitato. In questo modo l'inverter è sempre pronto ad agire. Se invece lo usiamo raramente, come in una baita o in un negozio dove non ci siamo mai e quando arriviamo dobbiamo accendere un po' tutte le strumentazioni, allora a quel punto lo mettiamo su SEN, che significa abilitato. Quando abilitiamo il saving mode, cioè il risparmio energetico, lui consuma veramente pochissimo, siamo nell'ordine dei 4 watt, invece così consuma 30-35 watt. Ora 4 watt sono pochissimi, però abbiamo un impianto che non è mai pronto per i grandi consumi e quando dobbiamo partire con un consumo importante non riusciamo a soddisfarlo immediatamente, però è una funzione anch'essa attuabile. Al parametro 5 abbiamo il battery type, cioè il tipo di batteria che dobbiamo utilizzare, e se stiamo utilizzando le LiFePO 4 l'impostazione che ho fatto io è quella di user, cioè stabilisco quello che voglio, e questa impostazione si chiama B0, batteria 0, significa scelgo tutti i parametri io personalmente, non vado a farmi guidare da parametri preimpostati, e questo per me è importantissimo. Teniamo presente che in questo inverter c'è anche l'impostazione delle litio, come in tanti inverter, ma bisogna verificare quale tipo di litio, perché in questo caso, visto che sono tutti inverter progettati ai tempi delle Li-ion, questi sono inverter che portano le correnti di carica molto alte e non va assolutamente bene. Ecco perché quando vi vendono un inverter litio, valutate se è Li-ion o LiPo o se è LiFePO 4, che sono quelle che stiamo usando tutti noi su questo canale di Energia Fai da Te. Quindi le litio ferrofosfato vanno utilizzate nell'ambito del B0, cioè devo settare io tutti i parametri. Questo parametro è il numero 7, è Auto Restart when over temperature occurs, sarebbe a dire quando c'è un surriscaldamento lui si blocca, dopodiché quando si è raffreddato riparte. Io l'ho messo LTE, che sarebbe abilitato.
potete metterlo anche LTD, sarebbe dire una volta che va in surriscaldamento e si blocca dovete ripristinarlo voi. Preferisco metterlo così, anche se sinceramente con i test da 5-6 kW continui per ore non si è mai scaldato al di sopra dei 40 gradi, quindi è una cosa questa che è stata messa qui, ma su questo inverter potentissimo non sarà utilizzata. La numero 9 è la frequenza. Come vedete da 7 passa a 9, a volte da 1 passa a 3, cioè ci sono dei numeri mancanti che sono esattamente quelli che all'interno del software primario originario avevano delle funzioni che non sono ovviamente ripristinate o impostate per ogni inverter. Allora, al numero 9 abbiamo la frequenza, in Italia c'è 50 Hz, quindi non mettiamo 60, che è l'altra scelta, ma mettiamo 50. Molto interessante è la carica quando è a rete, sarebbe dire quando lo impostiamo a UTI, cioè utility, cioè priorità alla rete, e questo soprattutto nei casi specifici di camper, quando siamo in libera, eccetera, troviamo una colonnina, ci attacchiamo, qui diamo priorità alla rete e quando lui è connesso alla rete comincia a buttare dentro, cioè a caricare le batterie con un amperaggio che scegliamo noi che va da 50 massimo e possiamo scendere da 50 ampere fino a 5 ampere. Vedete che col tastino diminuisci, io scendo fino a caricare 5 ampere. Questo è utile quando abbiamo una colonnina che non ci consente di avere troppi ampere o quando non vogliamo consumare troppo dalla rete. Allora a quel punto lì stabiliamo 5-10 ampere e diamo una carica alle batterie che non è importante, che non è significativa come questa da 50 ampere che ho scelto io. Perché ho scelto la 50 ampere? Perché praticamente quando attacco il generatore per far andare l'inverter, quindi totalmente off grid, qui in batteria sfrutto al massimo il generatore perché entrano 2500 watt, quindi una carica molto veloce delle LiFePO 4. La numero 12 riguarda un aspetto fondamentale. Quando è che considero la batteria scarica e voglio tornare a utility, cioè alla rete? Io ho impostato 48, cioè quando le celle sono a 3 volt cada una. In questo modo lui lascia le batterie, utilizza la rete, salvando le batterie ovviamente da una discesa di corrente ulteriore, anche perché con le celle a 3 volt abbiamo circa il 9-10% ancora all'interno della batteria che può essere comodo qualora andasse via la corrente, perché se adesso che lui ha scelto di andare a rete a 48 volt dovesse andare via la corrente, lui ritorna all'istante a batteria consumandola tutta finché interverrà il BMS. Questo va preso in considerazione, ecco perché a volte il passaggio alla rete c'è chi sceglie anche di mantenerlo più alto. Il prossimo parametro, che è il 13, è il ritorno alla batteria. Io ho messo 53.2, sembra alto, ma in realtà quando i pannelli cominciano a produrre rapidamente, non per carica della batteria ma per tensione, quindi una tensione un po' falsa, lui arriva a 53.2 e passa alla rete con una batteria intorno al 25%, ed è quello che voglio fare io, tanto tutta la rete che butto in batteria non viene mai buttata, perché l'efficienza delle LiFePO 4 è il 99 passa per cento, quindi quello che butto nelle batterie poi me lo riprendo. Allora preferisco essere un po' più così lento nella ripresa della batteria e lasciare qualche watt in più sulla rete, utilizzata dalla rete, in modo che carica un pelino in più la batteria. Ecco. Comunque anche questa indubbiamente è una scelta personale. Da questa immagine abbiamo visto la cosiddetta riserva. Abbiamo visto che quando l'inverter scende passa alla rete. Ebbene, se non lo facciamo scendere troppo per utilizzare tanto le batterie, lui passa alla rete. Ma se non c'è la rete, lui resta sulle batterie. Oppure se è passato alla rete, ma poi va via la rete, lui passa alle batterie senza che ve ne accorgiate in 10 millisecondi. Ma se abbiamo lasciato una riserva di 5-6%, dopo mezz'ora, un'ora, 2 ore se consumiamo poco, l'inverter arriva alla soglia che avete visto di sgancio e spegne tutta la casa. Prima che spenga il BMS, tutta la casa, compreso l'inverter e le batterie. Ecco che quindi lasciare dal mio punto di vista una riserva un po' più alticcia
di ampere-ora all'interno delle batterie serve nel caso che passi alla rete ma non c'è la rete perché c'è un blackout, oppure passa alla rete e dopo c'è il blackout. Lasciamo una riserva che ci fa durare le batterie qualche ora invece che esaurirsi rapidamente. Andiamo avanti. Da 13 è passato direttamente a 18. Alarm Control. Questo ho messo BOF, cioè allarme spento, perché sennò ogni tastino, ogni condizione, la batteria scarica e quant'altro, lui continua a suonare ed è fastidiosissimo. È una scelta vostra, io ho messo B-off, se no dovete mettere B-on. Il prossimo parametro è il 19. Questo parametro significa ritorna al display di default, cioè quello originario. In quel caso dovete lasciare ESP. Io ho messo questa sigla, questo TEP, se è una T, dove significa stai all'ultimo schermo. Praticamente nello schermo di visualizzazione, quando io vedo ad esempio batteria, tensione e consumo e a me piace quella schermata, con questa impostazione lui rimarrà lì, quindi non si sposta. Invece ogni volta che esco lui torna sempre a quella originale di fabbrica. È una scelta questa personale, non è una cosa fondamentale, però mi piace quando passo vicino all'inverter vedere subito a colpo d'occhio questi due parametri che mi interessano di più, cioè la tensione della batteria e quanto sto assorbendo in watt. Il parametro 20 è il controllo della luce, cioè la luce deve stare sempre on o deve stare sempre off. Io l'ho messa on perché per i primi mesi, un paio di mesi di solito quando faccio i test voglio sempre passare e guardare cosa sta succedendo evitando di schiacciare sempre i tasti di illuminazione. Quindi in questo caso il display è sempre illuminato, retroilluminato. Il parametro 22 è quando manca la sorgente primaria, lui fa un messaggio di allarme. Ora potrebbe essere interessante se manca la rete, se stacca la rete, lui ve lo comunica con un beep. A me non interessano i beep, non amo i beep, quindi ho messo A off, cioè spento. Se no dovete mettere A on, sarebbe alarm on. Il 25, perché da 22 passa a 25, invece è importante, cioè record fault code, cioè lui memorizza i codici di errori e qui deve essere FEN, cioè enable, abilitato. Se invece mettete FDS è disabilitato, quindi quando c'è un messaggio di errore poi non sapete cosa è successo. In questo caso invece rimane visibile e voi capite perché diciamo è andato in blocco o che cosa è successo. Questo è uno dei parametri più importanti, fondamentali, quando si usa l'inverter come carica batterie. Attenzione, carica batterie non significa regolatore di carica, significa io sono attaccato alla rete di casa piuttosto che alla colonnina se ce l'ho sul camper, piuttosto che al generatore e quindi lui diventa un caricabatterie. A quanto faccio arrivare la tensione della batteria se devo usare questo inverter come carica batterie? Io ho messo 54.4. Anche qui potete sbizzarrirvi in funzione della potenza del generatore, in funzione degli ampere che avete deciso di far entrare, perché le tensioni quando salgono sono sempre finte, ma poi nella batteria quando sganciate tutto c'è una tensione reale, magari avete portato adesso il caricabatterie a 54.4, quando si spegne vedete che la batteria è a 53. Il prossimo di conseguenza, e questo sarebbe il bulk, il prossimo di conseguenza è il flottaggio. Il flottaggio è quando ho caricato, sono arrivato a 54,4, cosa faccio? Adesso faccio il mantenimento, il floating, il flottaggio e io ho messo 53.2. In questo modo la batteria non gonfia, non è troppo piena e rimane protetta, carica ovviamente, ma non eccessivamente. Questo, lo ripeto, riguarda ovviamente il caricabatterie incorporato in questo inverter, nel bestione arancione. Non riguarda il regolatore di carica solare, che non è incorporato in questo inverter. Questo è un toroidale senza regolatore di carica. Il regolatore di carica è quello esterno, in questo caso dell'iPever, che prende il sole dai pannelli. Quello ha la stessa configurazione ma sua, personalizzata, e la vedremo poi più avanti. Bene,
io vorrei adesso descrivere brevemente quelle che oramai in diversi video definisco come tensioni finte. Ora, se noi misuriamo una batteria a riposo, ipotizziamo 53 volt. A questo punto, se improvvisamente dalle nuvole appare il sole, c'è un ingresso di corrente molto importante. La batteria da 53 può segnare anche 53,2, 53,5, 54, perché c'è tanto ingresso. Ma se in quel momento stacchiamo o va via il sole, torna a 53,1. Allora capite che in funzione della potenza in ingresso la tensione è finta perché sta caricando, c'è tanta roba che entra, ma non è quella reale. Quando noi programmiamo e settiamo il regolatore di carica, l'inverter, tutti gli strumenti che funzionano a settaggio di tensione, dobbiamo tener conto di questi parametri. Ecco perché se abbiamo grandi assorbimenti faremo sganciare l'inverter un po' dopo, cioè verso il basso, perché tanto quando lui sgancerà la tensione vediamo che è più alta. Al contrario, se andiamo avanti lentamente con pochi watt, possiamo sganciare prima perché è reale. Si è abbassato a 48 e passa la rete realmente. Ma non se abbiamo i 5 kW e lui passa la rete, ma quando passa la rete non assorbe più dalle batterie, la tensione della batteria può essere anche 50. Questa è la tensione falsa, quella fake, quella che non è la tensione reale, perché è influenzata dall'entrata solare, che può essere prepotente, o dall'uscita dell'inverter, che può essere significativa, quindi con diversi kilowatt. Passiamo al 29. Il 29 è importantissimo, cioè quando le batterie scendono, io vorrei passare alla rete, ma la rete non c'è, quindi c'è un'anomalia e le batterie stanno scendendo, qual è il limite dove io dico devo bloccare tutto? Cioè mi spengo, l'inverter si spegne, in questo caso a 43,2. Perché? Questo spegnimento è fondamentale che avvenga prima del BMS, che invece si spegne a 40. Allora ecco che si deve spegnere prima l'inverter, perché il BMS è l'ultimo salvataggio che salva le batterie staccando veramente tutto, e ne abbiamo già parlato di cosa significa. Questo parametro l'ho già spiegato prima, ma lo voglio ribadire, cioè l'inverter che stacca tutto, il cut-off, il cosiddetto cut-off, è importante che avvenga prima del BMS, quindi la tensione è più alta, perché se sgancia dopo il BMS, quindi sgancia prima il BMS, stacca tutto. Invece questa è un'emergenza alla quale si rivolge l'inverter staccando la casa, ma l'impianto, batterie BMS, lo shunt e tutti i sensori sono attivi perché non sono stati sganciati dal BMS. Ci tenevo a precisare questo perché bisogna lasciare un gap, cioè una certa percentuale, una tensione diversa tra lo sgancio totale dell'inverter e lo sgancio totale del BMS, che avviene a 40 volt. Invece avete visto che l'inverter è più alto. Il parametro 93, qui il salto è da 29 a 93, è il range di frequenza. Io ho messo un range abbastanza stretto, intorno alla 50 Hz, quindi lui fa 45-55 ed è un classico anche dei generatori, ecco perché ho messo Gen. E invece se volete un range più ampio, però diventa un po' anomalo perché lui sceglie da 40 a 70 Hz. È troppa roba, io resterei su questo standard europeo. Il 94 è importantissimo, qui ho selezionato non ALB, che significa batterie al litio, che mi dà la possibilità di aprire altre finestre, ma io ho segnato OTP, che significa altre batterie. In questo modo e solo in questo modo, impostando OTP, riesco ad attivare tutti i parametri che abbiamo visto prima, perché sennò sulle litio lui rimane blindato e non mi fa più usare la funzione user, ma mi fa usare la funzione per le litio, che non sono le LiFePO 4. Il parametro successivo è il 95, questo è praticamente legato al dry contact. Qui c'è installato il dry contact, se non l'avete preso non è installato, quindi con questo parametro 95 lui dice
quando la batteria arriva a un livello alto e io ho stabilito 55.2, cosa faccio? Il dry contact si chiude, cioè attiva una serpentina che può essere lo scaldacqua o attiva un condizionatore, attiva una pompa di calore, cioè la batteria è piena. Invece che non utilizzare il sole, perché il sole non si spreca, quindi non è invece che sprecare il sole perché è già gratis, ma invece che non utilizzarlo, chiude un circuito, attiva una serpentina che scalda l'acqua da calda sanitaria. Il parametro successivo, che è il 96, ovviamente è il contrario, cioè la batteria si sta scaricando quando devo staccare la serpentina e io ho messo 50 volt. Queste sono scelte soggettive che potete impostare voi. Questi due parametri, gli ultimi due, sono pilotati da quest'altro parametro che è esattamente il dry contact e che significa enable, che in inglese significa abilitato. Se mettete DCD è disable, cioè disabilitato. A questo punto non usate il dry contact. Io l'ho impostato, la corrente in eccesso la uso per scaldare l'acqua calda sanitaria, quindi ho messo DCE. Quando arriva a 55 lui fa tic, si accende la serpentina, il sole continua a produrre, scaldo 100 litri di acqua, ho l'acqua calda in casa. Quando finisce il sole, arriva a 50 volt, ha consumato quello che deve consumare, lui si spegne. Ovviamente sul boiler c'è anche il termostato che spegne nel caso che prima di consumare la batteria si sia scaldata l'acqua, è ovvio. Il parametro successivo è esattamente l'allarme della batteria. Quando ti dico che la batteria è scarica, io ho messo 46.4, perché se scendesse ulteriormente si spegne l'inverter e se scendesse ulteriormente si spegnerebbe il BMS. Quindi questo è una sorta di allarme. Nel mio caso, che non mi piacciono questi allarmi, l'ho disabilitato da quella funzione che avete visto prima, che è disabilita tutti i suoni. E l'ultima, molto semplice, è esattamente la frequenza d'uscita. Io ho scelto 230 volt. Si può scegliere 220, si può scegliere 240, più volt date più c'è efficienza negli apparecchi, ma sul riscaldamento. Io trovo molto corretto il 230, che è molto stabile, molto da potenza, ma non esagera. Il 220 può dare qualche difficoltà sugli spunti alti, assolutamente poi il 210 eccetera non va bene. Questi sono tutti i parametri di questo inverter, è semplicissimo, potentissimo e come avete visto, chiaro, una volta spiegati sono di facile accesso e combinazione a tutti voi cari amici del canale. Come vi dicevo prima, questa è la configurazione che più preferisco, dove praticamente ho all'istante la visione di cosa sta succedendo. Vedo che la casa sta andando a batteria, non sta andando con la rete. A sinistra in alto ho la tensione della batteria e a destra il consumo istantaneo, in questo momento 380 watt circa. In questo modo a colpo d'occhio vedo le condizioni generali. Non sto consumando corrente dalla rete, ma sono a batteria, la tensione a sinistra e i watt sulla destra. Anche queste ovviamente sono scelte personali. Eccoci ora al dry contact, questa cosa utile che forse una trentina di video fa avevo spiegato, la casa off-grid dove mettiamo il dry contact, dove mettiamo un altro inverter, dove carichiamo la macchina elettrica. È un video molto interessante, quello per chi vuole pianificare una casa veramente staccata dalla rete, chiaramente con tanti pannelli, col generatore, con tante batterie, eccetera. Ricordate che non è facile staccarsi dalla rete perché siamo diventati purtroppo tutti energivori. Ora, se abbassiamo i consumi e ci limitiamo a una vita più modesta, sicuramente anche le nostre risorse energetiche ne gioveranno, ma questa è una scelta personale. Il dry contact che cos'è? È un contatto che viene attivato dalla tensione. Io l'ho fatto montare direttamente sull'inverter per avere proprio l'equipotenziale sulle tensioni, ma ho dovuto aspettare 2 settimane la consegna. Invece, se avete fretta di ricevere questi materiali, potete anche installarlo dopo all'esterno. Si compra su tutti i siti internet che volete. Il dry contact è praticamente un contatto che ha una tensione prestabilita, chiude il relè, quindi trasporta corrente dove volete voi, un condizionatore. Io l'ho fatto per l'acqua calda sanitaria, quindi batterie cariche, eccesso di corrente, via, parte il dry contact
attivando la serpentina dell'acqua calda sanitaria, ACS. Invece, quando scende sotto una certa soglia, io l'ho fatto molto ampio perché voglio consumare queste batterie, anche perché ho la pala eolica che continuo a buttare dentro anche di notte. Allora a questo punto, quando arriva alla soglia inferiore, stacca e quello che è entrato era l'eccesso di corrente e ha scaldato l'acqua calda sanitaria. Chiaramente, come dico nello spezzone, se invece l'acqua calda sanitaria arriva alla temperatura preimpostata, c'è il suo termostato che sgancia, non serve il dry contact, perché non portiamo l'acqua in ebollizione, ma c'è un suo termostato già impostato. Di solito io lo posiziono a 75 gradi. Ragazzi, anche oggi è quasi finito il video. Lo sapete che oramai è quasi un'abitudine, mi piace questa, dove in chiusura vi faccio vedere qualcosa di particolare, qualcosa di simpatico. Ebbene, quello che apparirà adesso vi lascerà con gli occhi sgranati. Fantastico. Pochi secondi e poi ci vediamo per i saluti finali. Buona visione di questo spezzoncino significativo. Bene ragazzi, è tutto per oggi, spero che questo video vi abbia entusiasmato. Buona produzione di energia elettrica, ci vediamo al prossimo e iscrivetevi al canale.